Ciao cari amici e cari amiche e bentornati sul nostro canale. Il video di oggi è un video un po' particolare, collegato seppur ai libri, anche se non nello specifico su Roma antica. Oggi parleremo di Ex Libris. Prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da rimanere informati appena usciranno i nuovi video. Molti di voi in questi ultimi periodi ci stanno seguendo, abbiamo avuto una grossa crescita di iscritti e ve ne sono grati. Molti di voi guardano i nostri video e questo è un grande piacere, però a volte si dimenticano di cliccare per l'iscrizione, quindi cliccate per iscrivervi perché più siamo poi più ci divertiremo insieme. Questo è un nuovo formato che sto provando e sperimentando. L'intento è quello di portare informazioni, recensioni e curiosità legate ai libri, non solo quelli che parlano di Roma antica. E come primo video per inaugurare questa nuova chiacchierata con voi, voglio parlarvi di qualcosa che si usava moltissimo nel passato, ma che al giorno d'oggi è ben poco utilizzato. Volevo parlarvi di questo. Lo metto qui a fianco così potete vederlo ingrandito. Si chiama Ex Libris ed era parte integrante della maggior parte dei libri delle collezioni di persone di un certo livello, diciamo economico e culturale. Una tradizione che ormai è in disuso, ma che mi piace molto, per questo ho voluto applicarla alla mia collezione, inserendola all'interno dei miei libri. Ma prima di addentrarci in particolare facciamo un piccolo passo indietro e vediamo meglio cosa sono gli ex libris. Detto proprio in parole semplici, giusto in stile Wikipedia, come si suol dire, un ex libris, ovvero abbreviazione dal latino di ex libris meis, dei miei libri, è un'etichetta solitamente ornata da un motto o da uno stemma o un'altra rappresentazione grafica a piacere che si applica su un libro per indicarne il proprietario. Praticamente l'ex libris di solito è posto all'interno della prima pagina di copertina, ma uno può trovare anche il posto che più preferisce dove metterlo, intanto è il libro è tuo, la tua rappresentazione, quindi scegli te dove vorresti inserirlo. Questo poi andrà a far parte dei volumi della tua biblioteca privata. Di norma sono cartacei, come questo che ho creato io per esempio, ma possono anche essere fatti di diversi tipi di materiali, un po' meno pregiati e in alcuni casi invece parecchio pregiati come cuoio o pergamena, o addirittura in alcuni casi possono essere addirittura come un timbro stesso. Nel caso in cui si fosse scelta la struttura a timbro, praticamente per questo si usavano diversi tipi di materiale. Ovviamente più indietro si va, più i materiali erano quelli più utilizzati come il legno. Un po' più avanti, verso i nostri periodi, i nostri anni, si è utilizzato e si è introdotto anche più i metalli come tipi di materiale da utilizzare per il timbro. In questo caso era particolarmente indicato l'utilizzo di quella che una volta era cera lacca. Non so se avete presente quello che si vede a volte nei film che creano le bolle sulle lettere, praticamente sono dei bastoncini di cera che vanno scaldati, rilasciano un po' di cera sulla carta, su questa viene premuto il timbro che vi caratterizza e questo quando una volta asciugata la cera rimane in visione, che è tra l'altro anche molto bello. Ripeto, se avete visto quei film storici, soprattutto medievali, dove si parla di bolle o altro, se avete avuto addirittura la fortuna di vederli in qualche museo, sapete di che cosa sto parlando. Gli ex libris di alcuni sono arrivati anche ai giorni nostri, i più antichi sono quelli più belli, molto più belli, e sono diventati ormai anche oggetti di antiquariato e mira di molti collezionisti. Molti di questi ex libris tra l'altro sono proprio bellissimi, ve ne faccio vedere qualcuno che vedrete qui a fianco. Come potete vedere sono molto elaborati, soprattutto quelli un po' più vecchi, che quindi avevano anche più la tradizione, una propria storia
sulle proprie spalle. Quelli moderni che potete per esempio vedere sempre qui a fianco sono carini, però danno quel senso di stampato statico, non so, non mi trasmettono quel calore di un vecchio ex libris timbrato come una volta, che quindi ha anche colori e forme anche un pochino irregolari, perché poi il timbro, a seconda di come lo pressi, imprime più o meno inchiostro, quindi l'immagine più o meno visibile, oppure il disegno è venuto più o meno bene perché è fatto a mano. C'è molta differenza in un semplice stampato piuttosto che in uno di quei tipi. Diciamo che sta più al calore che ti trasmette, al messaggio e alla bellezza in sé. Sia per quel che riguarda il libro su cui questi ex libri sono posti, ma soprattutto sull'ex libris in sé, perché è un oggetto che ha come abbiamo visto, un proprio stile, una propria bellezza, proprio grafica di rappresentazione, che con gli anni, con l'imbrunire, con lo scurirsi, con lo svanire anche in parte, ha ancora più fascino, perché dà quell'idea di antico e di passato. Come accennavo prima, purtroppo questo utilizzo che si faceva una volta per caratterizzare la propria collezione è andato a sparire. Ormai al giorno d'oggi, se ne troviamo alcuni, li troviamo proprio come mera stampa, addirittura parte del libro, ma che non hanno quella caratterizzazione e soprattutto quel senso estetico di una volta. Sinceramente mi dispiace, perché reputo questa pratica molto interessante, al di là del libro che poi andrà a contenerla, e a mio avviso è anche segno di quanto tu tenga la tua collezione e al tuo libro, perché l'ex libris, come abbiamo detto in precedenza, è qualcosa che crei te, quindi è parte di te, decidi te il logo, decidi te la struttura, decidi te qualunque cosa, e a pari del libro diventa parte della tua stessa collezione, per quello che la ritengo molto utile e interessante come iniziativa. Se fate caso al mio ex libris, prendiamo un attimino come esempio generale, la struttura di per sé è molto semplice, è un rettangolo in verticale, niente di particolarmente ricercato nelle forme, nei colori, eccetera, che però ha il suo perché. Ha una semplice cornice, che è quella che riguarda il quadro generale, che incorpora tutta la struttura e il mio nome, ma quello che spicca ovviamente di più all'occhio, che poi è la parte più interessante di tutti gli ex libris, è la parte del disegno. Questo è legato a un progetto a cui sto lavorando da moltissimo tempo, un progetto che mi è particolarmente a cuore ed è legato ai libri, alla loro preservazione e alla loro divulgazione. In questo caso è un libro in cui in una parte c'è la riproduzione di un manoscritto antico, dall'altra parte è una pagina con tanti 0 che sta appunto a significare questa transizione, conservazione dal vecchio al nuovo da portare avanti, perché poi tutte le generazioni possano godere della bellezza dei libri così come lo stiamo godendo noi, e così come per loro fortuna ne hanno goduto ancora di più in molti casi quelli che ci hanno preceduto. Bene, cari amiche e cari amici, grazie per averci seguito fino alla fine del video. Questa è una cosa, un esperimento, chiamiamolo così, per portare qualcosa di diverso sul canale, che potrebbe anche essere interessante per tutti noi che siamo appassionati di storia, ma in primis di libri. Nel caso in cui vi fosse piaciuto questo piccolo salto rispetto alle classiche video recensioni, fatemelo sapere, così eventualmente ne preparerò altri formati simili. Vi ricordo che, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al canale e attivare la campanellina, così da rimanere informati all'uscita del prossimo video.
Un saluto a tutti quanti, grazie di essere stati con noi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.